Supponi che vuoi aprire una organizzazione no profit, ma prima vorresti fare una ricerca di mercato per avere un'idea della sostenibilità finanziaria. Come? Guardando i dati del 5 per 1000 delle altre organizzazioni no profit. Cos'è il 5 per 1000? È una quota di IRPEF, quindi dell'imposta sulle persone fisiche, che i contribuenti possono decidere di dare a determinate organizzazioni. Online si possono trovare la quantità di soldi che le organizzazioni hanno ottenuto grazie al 5 per 1000. Fortunatamente l'Agenzia delle Entrate semplifica l'ottenimento di questi dati che provengono da questo link. Come vedi, questo link è stato già cliccato, quindi quei dati vengono da qui. Nonostante la buona volontà di condividere questi dati per una pubblica utilità, tocca fare una critica. Che senso ha mettere un Excel in formato PDF? Perché questo è un PDF e si possono notare delle criticità. Quindi già questa scelta di caricare dei dati in formato PDF ha generato un costo non da poco per chi vuole fare un'analisi della distribuzione di questi importi erogabili per un certo settore di interesse. Come si risolve questa cosa? Prendiamo il metodo più intuitivo, che è quello di copiare questi dati, incollarli su un foglio di calcolo e ripetere questa operazione per 445 volte. Se consideriamo che ci vogliono circa 6 secondi a pagina, in un'ora circa ce la facciamo, piuttosto che tirare su un processo informatico che magari ci richiede più di un'ora. Però vediamo cosa succede se copiamo e incolliamo questi dati qua. Incollo e come vedi non risolviamo un bel nulla, al che qualcuno potrebbe dirmi: Gabriele, guarda che online ci sono dei convertitori che ti trasformano il file PDF in Excel. Cerchiamoli. Proviamo ad esempio il primo e proviamo il secondo. Sarebbe meglio farlo con l'OCR, che è il riconoscimento ottico dei caratteri, però ovviamente per una cosa gratuita ci accontentiamo di meno. Nel frattempo carichiamo anche qua, perché non è detto che uno risolve il problema. Tra l'altro è un file pesantuccio, cioè come capito sono 440 pagine e quindi pesa oltre 2 mega, quindi non è un file che ci si può aspettare che un servizio gratuito gestisca facilmente, ammesso che lo riesca a portare a termine. Dopo circa un minuto qui ha concluso, proviamo a scaricare. Aprendolo notiamo cosa? Che abbiamo per ogni pagina una tabella, quindi 445 tabelle, che è una cosa assolutamente ingestibile a meno che non hai un computer veramente sovradimensionato. Quindi questa cosa si potrebbe scartare, anche perché il lavoro della sostimazione dei dati in un'unica tabella è importante. Quindi questa opzione la buttiamo, proviamo a vedere cosa ha fatto Adobe. Ecco, in questo caso la soluzione è più pulita, che se abbiamo il problema che bisogna fare un bel po' di pulizia dati. Perché se fosse stato già direttamente un Excel, questo problema dei decimali visti così non sarebbe sorto. Comunque qua abbiamo tutti i dati in un'unica tabella, quindi si può dire che il privato in questo caso ha tamponato un grosso errore del pubblico, anche se, ripeto, bisogna sistemare questi dati. Ma cosa succedeva se neanche Adobe bastava, così come tante altre soluzioni là fuori? Perché, ripeto, essendo servizi gratuiti magari si fermano alla prima pagina, o magari non vanno addirittura a buon fine. Adobe fortunatamente è andato a buon fine. Se tutto fallisce, bisogna scrivere codice, non ci si salva in altre maniere. Io questa cosa l'ho fatto e ho utilizzato questa libreria di nome Tabula Py, quindi come capisci da P mi ritrovo nell'ambiente Python, linguaggio di programmazione in genere utilizzato dagli informatici o chi fa statistica con un approccio da informatico. Questa libreria ci consente di estrarre dati strutturati da un file non strutturato, che in realtà era strutturato, non strutturato perché è un PDF, era strutturato perché prima, lo rivediamo, era un Excel. Quindi cosa si fa? Si importa la libreria dopo averla installata, si specifica il file, che in questo ambiente di sviluppo basta fare così,
perché ce l'ho essenzialmente qua dentro, si dice che tipo di file output si vuole, come nome io l'ho chiamato file per questioni di brevità, e qua dentro c'è la magia, cioè prendi il file di input in questa destinazione, creane un altro nella destinazione output, creami il file destinazione in formato CSV, cioè valori separati da virgole, poi fa quest'altra cosa, ma cosa più importante è farlo su tutte le pagine, perché ovviamente i servizi gratuiti per questioni di economicità fanno solo la prima pagina o comunque un numero inferiore del totale, perché ricordiamoci che questo qua è un file pesantuccio. Eseguire questo comando ovviamente non ha avuto dei tempi di esecuzione basso, tant'è che di solito da un po' di tempo perlomeno i file di output si potrebbero aprire da qui e danno un'anteprima, così come altri ambienti di sviluppo, ma vedrai che se io faccio così non va, di conseguenza tocca fare così, scarica e aprirlo a mano essenzialmente. Ecco qui il nostro file di output, non ti spaventare, ripeto, è un CSV, quindi valori separati da virgole. Qua essenzialmente vedi le colonne, qua i dati che puoi vedere nelle righe e come vedi ad ogni pagina si ripete il nome delle colonne. È finita qui? No, bisogna vedere se comunque questo output ha senso una volta che noi lo carichiamo su un foglio di calcolo. Torniamo qui, file, importa, qui caricherò il file che ho appena scaricato che ti ho mostrato. Sostituisci i dati nella cella selezionata, rileva automaticamente e facciamoci il segno della croce. Come vedi la cosa non è andata a buon fine, diciamo che ci si può lavorare, ma sinceramente mi sa che a guardare anche i numeri conviene affidarsi all'output di Adobe. Concludendo, hai visto come una scelta apparentemente innocente, anzi una cosa che hanno messo a servizio del pubblico, si trasforma in una tragedia nel momento in cui si vogliono trattare quei dati. Purtroppo questa tematica dell'open data va troppo a rilento, nel senso col Covid ci sono stati dei passi avanti, ma se nel 2024 ancora si hanno dati strutturati su PDF in alcune istituzioni, vuol dire che c'è tanto lavoro di cultura da fare in Italia, ma non solo, perché è in buona compagnia come Stato. Veramente io non so se magari esistono dei vincoli legali per cui per forza di cose devono avere gli Excel convertiti in PDF, magari c'è una regola burocratica diabolica che io non conosco, perché ovviamente vengo da un altro settore, e magari non esiste un modo per avere questi dati caricati su GitHub, dove grazie al Covid lì abbiamo visto un sacco di dati aperti, in modo che ricercatori e non ricercatori possano accederli senza perdere la pazienza o mangiarsi le unghie dallo stress. Quindi è tutto, ti saluto e alla prossima. Ciao!